È uno dei dispositivi indossabili sicuramente più attesi di questo fine 2014. Lo conosciamo ormai da diversi mesi, ma solo in questi giorni sta arrivando sul mercato europeo e anche in quello italiano. Parliamo di Motorola Moto 360, Moto 360 giusto per chiamarlo in maniera più abbreviata. È il primo smartwatch che presenta un display completamente, si fa per dire, circolare, con Android Wear a bordo, quindi sicuramente un sistema operativo già rodato che però su questo dispositivo secondo me non riesce a brillare completamente. Scopriamo perché. Eccoci quindi con il nostro Moto 360, lo smartwatch in questione è questo qui. Vediamolo subito rapidamente nel suo design: cinturino in pelle nera molto elegante con una classica fibbia da orologio, corpo in acciaio inossidabile circolare, un unico pulsante sul fianco destro e il microfono sul fianco sinistro. Dietro invece troviamo delle scritte che ci indicano le caratteristiche principali del dispositivo: certificazioni IP67 water resistant, acciaio inossidabile appunto, sensore ottico per il battito cardiaco, ricarica wireless tramite tecnologia QI e contapassi integrato. L'orologio lo porto a destra, quindi lo vado a inserire nuovamente a destra. Scusatemi mentre effettuo questa operazione. Vi ricordo intanto che Motorola è un'azienda che è passata dalle mani di Google a quelle di Lenovo nel corso del 2014. Eccoci con il nostro Moto 360 e il suo display completamente circolare. Sicuramente è la caratteristica più bella e più particolare di questo dispositivo. Display circolare fino a un certo punto. Qua sotto è presente una banda nera che oscura, diciamo, parte del display. Qua sotto in realtà c'è la circuiteria necessaria per il funzionamento del dispositivo, quindi questo elemento per Motorola è stato, diciamo, necessario, anche se LG ha pronta una risposta e nelle prossime settimane vedremo LG G Watch R con il display completamente circolare. Dispositivo che a me è piaciuto fino a un certo punto. Le funzionalità di Android Wear le conosciamo bene, in questo caso il dispositivo è in pairing con un Samsung Galaxy Note 4 che io vado a sbloccare perché può essere comodo durante la recensione per farvi vedere alcune delle funzionalità del terminale. Praticamente come funziona? Basta semplicemente attivare OK Google con il comando vocale oppure premendo il display, poi si può scorrere le varie funzionalità del dispositivo che ci permettono di interagire con esso. Ad esempio si può impostare dei timer, avviare il cronometro oppure fare la lettura del battito cardiaco che questo terminale supporta. Facciamo subito una prova della funzione. Si attiva questa interfaccia molto simpatica, ben realizzata da Motorola per la lettura del battito cardiaco, così almeno da provare subito il funzionamento del dispositivo. Vediamo un attimo in quanto tempo riesce a fare la lettura. Calcolo in corso. Comunque di solito mi fa vedere che sono ancora vivo e che il mio cuore batte. Ogni tanto la lettura, come in questo caso, ma è una cosa comune ai dispositivi con cardiofrequenzimetro, non riescono a fare la lettura al primo colpo, devono essere ben saldi al polso, devono essere molto, diciamo, devono toccare bene la pelle, quindi a volte non lo fa. Io in questo caso sto muovendo molto il dispositivo, quindi ci sta che sia questa la colpa. Comunque appunto ogni tanto la lettura non è ben calibrata. Uno swipe ci mostra le notifiche di Google Now, in questo caso abbiamo quella del meteo. Un altro swipe ci mostra le previsioni per i prossimi giorni. Basta un tap per aprire l'applicazione sul telefono che si è aperta istantaneamente, quindi funzionalità che è abbastanza comoda. Nel corso del giorno compaiono varie notifiche in base a quello che si fa. Ad esempio, se ci si sposta molto compaiono le indicazioni per i mezzi di trasporto pubblico, oppure possono comparire ovviamente le notifiche per i messaggi alle quali possiamo rispondere solitamente con la voce o con dei messaggi preimpostati. Dal punto di vista delle funzionalità, quindi Android Wear sappiamo bene che ha qualche limitazione allo stato attuale e che ha bisogno ancora un po' di tempo per crescere. Quello che manca alla piattaforma sicuramente è ha delle funzionalità più interessanti. Purtroppo gli sviluppatori si sono gettati molto in questo mondo, ma hanno poi limitato le possibilità a quello che è semplicemente aggiungere delle funzioni molto base, quindi questo è un po' limitante. È un dispositivo comodo perché comunque si possono mostrare notifiche, con l'ultimo aggiornamento addirittura si può andare a avviare la musica e ascoltarla direttamente da esso, con cuffie Bluetooth in pairing direttamente con l'orologio e non col telefono. In questo caso io non ho trasferito della musica, ma si può effettuare questa funzione.
Si può ad esempio anche ovviamente comandare, scusate sblocco con l'impronta digitale Note 4, si può comandare la musica presente nel dispositivo. Io sto avviando in questo caso il lettore musicale, che è la classica applicazione Play Music, avvio la musica di Samsung, bellissimo brano che ci hanno inserito, non so se lo potete sentire tramite il microfono, alziamo un po' il volume, ecco qua. Tocco lo schermo e ad esempio mi compare una scheda apposita per la musica dove ci viene mostrato l'artista e il nome del brano, si può fare pausa e play oppure scorrere per alzare o abbassare il volume o cambiare traccia. Questa è una cosa che è arrivata proprio con l'ultimissimo aggiornamento di Android Wear e di Play Music, che si è aggiornato con questa funzionalità. L'interfaccia è personalizzabile, basta un tap lungo per cambiare il quadrante, quindi si ha una certa scelta. Tramite l'applicazione Motorola Connect, che si può scaricare dal Play Store, si possono anche andare a personalizzare alcuni degli aspetti, ad esempio lo schema di colore per questo quadrante. Come vedete ce lo propone in bianco, ma in realtà io ho impostato che voglio lo sfondo nero, quindi sicuramente una funzionalità offerta dall'applicazione che altri non offrono. Solo Asus, ho visto, col suo ZenWatch ha una funzione simile, ma ad esempio LG non offre tale cosa, nemmeno Samsung col suo Gear Live. Quali sono i punti dolenti di questo dispositivo che a prima vista sembra tanto fantastico? Sicuramente le performance, che purtroppo sono assicurate da un processore Texas Instrument di quasi 4 anni di età. Non monta un Qualcomm Snapdragon 400 da 1,2 GHz di frequenza, ma appunto un processore Texas Instrument che spesso non riesce a stare dietro al dispositivo. Gli ultimi aggiornamenti hanno fatto dei miracoli, vi assicuro che è molto più veloce oggi di prima, ma ancora c'è qualche rallentamento di troppo, qualche animazione che non va fluidissima, e quindi questa esperienza viene purtroppo molto limitata da questa funzionalità. Altra cosa, ogni tanto ho riscontrato delle disconnessioni casuali con il telefono, quindi non molto piacevoli, perché si perdono, diciamo, le funzionalità, e soprattutto la mancanza più grave di questo terminale la troviamo nella sua autonomia. Ci ho fatto un giorno pieno di utilizzo medio, ma non si va oltre, mentre con G-Watch ci facevo anche 2 giorni di uso normale, quindi questa è una gravissima mancanza di questo terminale, che purtroppo non è durevole tanto quanto Samsung Gear Live ed LG G-Watch. È sicuramente una grossissima mancanza per un dispositivo indossabile, perché ogni sera bisognerà andarlo a ricaricare. Fortunatamente, diciamo, Motorola ci fornisce un caricatore molto simpatico, molto bello da vedere, ha la ricarica wireless, si appoggia in questo modo all'orologio, ovviamente dietro si inserisce un caricatore micro USB e la ricarica viene effettuata tramite induzione. Viene mostrato l'orologio sulla parte frontale, ovviamente rotato in modo da renderlo visibile, e diventa una sorta di sveglia o comunque di orologio da comodino, quindi una funzionalità esteticamente molto bella e anche dal punto di vista di funzionalità anche utile. Questo era Motorola Moto 360, un terminale che per me raggiunge la sufficienza, la raggiunge perché sicuramente guadagna tantissimi punti extra per il suo design, per il suo essere quasi circolare, ma che perde rispetto a G-Watch e Gear Live per le prestazioni e la durata della batteria. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di condividerlo con i vostri amici, di mettere mi piace e soprattutto di commentare. Vogliamo sapere cosa ne pensate. Anche se non vi è piaciuto, ci aspettiamo di leggere qualche commento costruttivo in modo da poter migliorare il nostro lavoro, quindi commentate, perché davvero ci fa piacere sentire la vostra voce. Questo era Motorola Moto 360, noi ci vediamo al prossimo video. Per Readball.com, Andrea Ricci.